Ciao amici di SBAM, io sono Max. Io sono Pia e oggi siamo qua con una tavolata bellissima di AK. Però aspetta che qua c'è una cosa che non va mica. Ok, possiamo andare avanti. Mi turbava. Sì, il cazzino. Abbiamo questa tavolata per cosa? Per spiegare più o meno la storia degli AK. Qualcuno l'avete già visto, qualcuno no, perché due sono già stati presentati. Uno e due sono già stati presentati, sì, ai tempi. Questo non era ancora così e questo non era ancora così, però sono già stati sul canale. Allora, la storia della K, come possiamo iniziarla? Dopo la seconda guerra mondiale, questo sergente dei carristi, tale Mikhail Kalashnikov, viene dopo essersi preso un sacco di sfelle in guerra, esatto, dopo aver progettato qualche SMG, viene incaricato, anzi partecipa al concorso per il nuovo fucile russo. Vince col primo tipo di AK che però era stampato. Ma cioè, era stampato, era una bella idea, ma i russi non avevano le capacità tecniche per far funzionare uno stampato. Quindi Sono tornati, si sono adattati a fare quello il che sapevano fresato. fare meglio, i fresati, SKS fresato, e tutti quei bei fuciloni potentissimi che vanno alla seconda guerra mondiale fresati, Mosin Nagant fresati, e quindi hanno tirato fuori la K di tipo 3. L'ho detto un po' alla Mike, buongiorno. Questo è un polacco di Radom del 69, fresato dal pieno, si riconosce perché intanto pesa tantissimo e poi ha questo lightning cut o feritoia di alleggerimento per i non ferrati in inglese, che è la cosa insomma che ti fa capire che un fresato è uno stampato. Ha quote diverse per il calcio, per l'handguard, per l'impugnatura. È un'arma diversa. Esatto, questo è il modello KBK 47, ce lo sto dicendo già anche il suo. Cos'ha di diverso da una K fresato russo o bulgaro, tutti quelli che l'hanno avuto? Ha una Regolazione. esatto, regolazione del gas. Una valvola di esatto, regolazione della presa di gas, che aperta, chiusa. ok, e serve per il lancio delle granate. Bisogna aggiungere sì? il tromboncino, E chi caricatore apposito. Seri, metti il lanciagranate, si apre. Esatto, e ha anche l'attacco per il calciolo ammortizzato, perché tirare granate non penso sia molto divertente. Ah, perché lo facevano dalla spalla, non lo appoggiavano per terra. Sì, anche lì dipende, secondo Sì, me se ce l'hai lo usi, esatto, se non ce l'hai e lo appoggi per terra, ecco. Poi andiamo avanti nel tempo e arriviamo alla KM. Quindi ritorniamo nel 59, quando finalmente, dopo anche l'aiuto di Schmeisser, che per quanto brutto ha aiutato nel processo, arriviamo alla KM, quindi si torna allo stampato. Questo è un cinese con pieghevole, quindi AKMS, che ha invecchiato Cook, è un cinese civile commerciale. E cos'ha di bello per una K civile? Sostanzialmente che hai il calcio pieghevole, hai meno limitazioni sulla capacità di caricatori, però per il resto è un'arma sportiva. Esatto. Divertente. C'è chi lo tamarra come ho tamarrato il mio, c'è chi lo tamarra ancora peggio di come l'ho tamarrato io, e c'è chi invece lo invecchia appena comprato. Stile pirata solo. Esatto, questo è di Iaco, il nostro regista. Qua cosa gli ha messo? Una baionetta polacca e la cinghia russa, caricatore del suo cinese. Sì, e la palma da cocco Sì, ma questo è il suo legno. Ah, beh. Poi andiamo avanti nel tempo, arriviamo alla K74, che cosa introduce la K74? Un nuovo freno di bocca, un nuovo caricatore, perché è in un nuovo calibro sostanzialmente, che è il 5,45x39. Più piccola la palla, più spinta, tiro più teso. Questo l'abbiamo in modalità Afghanistan, proprio anni 80. Caricatore in bachelite, baionetta russa in bachelite, ottica d'RPG, perché sì, i russi in Afghanistan usavano l'ottica d'RPG, perché togliendo le viti, riregolandola, riesci più o meno a tararla sul tiro teso del Sì, 5,40. tanto è un'ottica quanto? Un 2,5? Sì, 2,7, 2,5, una roba del genere. Illuminata, qua c'è l'interruttore, ovviamente le pile, il diodo e tutto sono bruciate, ma si può ripristinare. E cosa hanno cambiato ancora? Sostanzialmente il corpo stampato è lo stesso. Hanno cambiato la misura dell'otturatore, hanno cambiato la presa di gas, hanno cambiato il freno di bocca, il passo di filettatura del freno di bocca. Un po' il calcio l'hanno reso un pochino più umano, perché io non so su che misure fossero fatti, ma quelli di legno del 47, sia fresato che la KM, sono veramente corti. Sì, però ci si abitua. Da nani di un'altra epoca. Esatto. Vabbè, hanno ritarato tutta l'attacca di mira, hanno cambiato la rampa e hanno aggiunto la slitta per attaccare le ottiche, che questo poi rimarrà uno standard anche su modelli più moderni.
con quell'ottica è pesantissimo. Qualcuno. Tipo questo qua è un Norin col mio, in Italia è arrivato come LR3S, per i cinesi è il Type 84. E cosa ha di sostanzialmente diverso? È in 223, quindi un calibro occidentale molto più fruibile per noi, Sì, noi si trova più europei, facile. esatto. Cioè, Questo arrivava coi legni, ma ovviamente sono andati bruciati. visto che zio, bro, non siamo più nel 47, bisogna mettere la plastica. Gli abbiamo messo calciatura Arsenal da 74, impugnature Astina Magpul, questo coso che ovviamente Non Magpul so Tarocco benga cosa AliExpress sia. è un end stop in teoria, però fa figo, fa Uno futuristico. stop a mano, esatto. bene. Caricatori russi Puff Gun, cinghia Gun. Puff Gun, cinghia a 3 punti che diventa un punto che diventa 2 punti, sempre russa, RT3M. Abbiamo quel freno di bocca Zenitco violentissimo che serve solo a fare del rumore. E la cosa più ignorante di tutte sono queste mire notturne ex DDR che abbiamo preso a 10 euro da un sito polacco. Grazie Polonia. Esatto, e anche a questo ovviamente per arrivare nel futuro gli abbiamo montato la salita laterale. Dopo un esperimento venuto malissimo con quella da drill and tap, ho trovato la master mount americana che si sostituisce cambiando i perni del gruppo scatto. C'è un perno più lungo che viene avvitato dall'altra parte e tiene tutto fermo. Interessante. Vabbè, gruppo scatto ALG americano, quindi è leggerissimo, zero reset, se starnutisci parte il colpo. Non so quanto sia positivo, però... No, va benissimo. E niente, quindi alla fine siamo passati dal legno e l'acciaio fresatissimo, siamo arrivati allo stampato, alla plastica. Il problema è che questa in plastica, tutta la roba che c'è sopra, pesa di più di quello fresato. Che altro dire? Cambiata anche qua ovviamente la curva del caricatore perché il bossolo 550 cilindrico esatto non è tapered. 556 che comunque non è solo per AK sportivi ma viene usato anche militarmente perché la Serbia ha adottato l'M21 che è in 556, Israele ha il Galil che è in 556, i finlandesi hanno il Valmet che è in 556. Sai, non sono più blocco est. Esatto, quindi i polacchi hanno il Beryl che è in 556. È finito il comunismo. Non parliamo di politica, per favore. Dentro di noi il muro è ancora su. Altre cose da dire, di tutti questi l'unico demilitarizzato e che ha visto il servizio è questo polacco qua. Tutto il resto sono civili. Sì, esatto, quindi anche qua limitazioni, abbiamo detto, sul caricatore massimo 29 da legge vigente, con la legge nuova deve essere iscritto a federazione sportiva, ma vabbè. Questo ormai è passato 10 colpi con la legge nuova, prima era solo 5, infatti il minchino da 5 colpi è volato. Adesso c'è il blocco limitato, da 10. sì. Siamo a posto. Sostanzialmente cosa cambia? Quelli civili hanno solo 2 posizioni invece di 3, che poi anche questa ha 2 posizioni perché hanno tappato la raffica, hanno tolto tutto ciò che potesse riportarlo originale. Questo oltretutto è stato demilitarizzato, l'abbiamo detto, è stato anche riarsenalizzato perché quelli polacchi non erano di questo colore opaco. No. Erano un blu tipo quelli, una brunitura, verniciati neri tipo i russi. Poi in riarsenalizzazione li hanno portati così, però poco conta, alla fine dentro è uguale, canna cromata, hanno solo verniciato il portoturatore. Dici un po', adesso parla un po' te che sto facendo io la predica. Ma io che ne so, io ne volevo comprare uno, non l'ho trovato, aspettiamo di trovarlo. Ma Quali sceglieresti te? Per la tua rubrica Boogaloo Boys? Cazzo. Sceglierei. Allora, da un certo punto di vista, quello in 556 viene molto comodo. Reperibilità Però munizioni. le munizioni sono facilissime da trovare. Però diciamo che anche quelli in 762 sì, comunque è diffuso. Come è molto calibro, diffuso. Escluderei il 545 perché già non si trova per i civili. già non si trova e poi c'è il limite a 200 colpi perché è considerato calibro d'arma corta. Sì, non idoneo a caccia, quindi sì. Quindi entra nelle 200 detenibili. Lì purtroppo è la legge. Qua però abbiamo comunque questi che il calibro è frequente, lo si trova praticamente ovunque. E poi però scelgo questo solo perché c'ha il calcio integro. Io non sono un fan, però non sono fan dei pieghevoli perché li trovo scomodissimi. Abbiamo dimenticato un'altra cosa. Prima abbiamo parlato del freno di bocca di quello e dell'altro, però non abbiamo detto di questi. Cioè, il progetto originale AK non prevedeva nulla e quindi aveva solo un dado per coprire la filettatura.
con l'evoluzione a KM subito abbiamo avuto sempre il dado, poi hanno capito che tirando a raffica tendeva a far quella alzarsi, esatto, e quindi togliamo sto catafalco. No, quello non so se viene via, è scomodissimo, è una merda. Gli hanno montato questa comodissima ma crudissimo compensatore a fetta di salame che preveniva, sfiatando i gas verso l'alto, convogliava in questa direzione, esatto, così spingeva in senso esatto, opposto. anche perché tanti dicono ma perché io monto il compensatore della K e non è dritto? C'è gente che lo dice. Bene. E adesso sapete perché, ve l'avranno già detto, però adesso sapete il perché. Non lo so, comunque si vede il progresso, si vede gli anni che passano, purtroppo. Purtroppo dobbiamo arrivare alle armi laser, quindi sì, quando arriveremo alle armi laser forse sarò più contento di non vedere più legno e acciaio. E lì sarebbe fighissimo. Anche se Star Wars ci insegna che nel futuro, anzi in una galassia lontana c'è il legno, acciaio e il laser. Esatto, ed è bellissimo. Che va benissimo, sì, è accettabile. Va bene, dai, facciamo solita le prove carrellata. di tiro, sì, vediamo come non vanno, come vanno, non si sa. Tutte prove di tiro con una K, i soliti 100 metri, alle piastre, che è tanto divertente. Ma va, se vi piace guardateveli, sono fatti vostri. Arriveranno prima o poi. I prezzi, parliamo di prezzi che ci dicono dalla regia, che non li diciamo mai. Sì, sono irraggiungibili. Per lui sono folli. No, aspettate che qualcuno disperato venda e comprate, perché sennò è un'inculata. Allora, sui fresati siamo in alto, perché saliamo dai 600 in su. Madonna. Certi bulgari vanno anche a 850. Polacchi, quando si trovano, vanno sui 650-700. Cinesi viaggiano sul nuovo dai 5,50 ai 6,50 anche lì. I bulgari quando saltano fuori, perché tra che ci sono poche munizioni, tra che non si sa perché, ne arrivano pochi. Quindi nuovi venivano anche questi su 6,50, siamo sempre più o meno su quella cifra lì. Ci tocca. Nell'usati invece abbiamo dei bei salti di... Ci mancherebbe. Ma questo invece? Questo anche, quando era arrivato era sempre sui 550-600. Questo usato io l'ho preso a 500 con una marea di accessori, freno di bocca e 4 caricatori. 500 è tanto, ma è accettabile, dai. Sì, diciamo ce ne facciamo una ragione. Diciamo che i 223, sia Norinco che SDM, perché Norinco non arrivano più, vanno sull'usato 450-500. Questi, se li trovi, anche quello, siamo su quelle cifre lì. I cinesi, una volta gli usati li prendevi sempre a 400, 450, anche 350 a volte. Però anche questi ormai siamo... Comunque balliamo tra i 500 minimo, 750, 800 massimo per i fresati. Caricatori se ne trovano di tutti i tipi, adesso sono arrivati anche i puff gun russi che sembrerebbero andare bene. Gli accessori, anche lì dipende cosa cerchi. Se vai su accessoristica americana ti costa un po' di più, quella russa devi sbatterti, ma la trovi a prezzi anche lì. Se vuoi le cose tactical spendi tanto. Non c'è dubbio. Si comprano quelle troiate da soft air e si fanno andare bene. Sì, a parte i freni di bocca e certe cose sarebbe... Non si possono fare di plastica. No, volano via tutto. Peccato. Sì, esatto. Vabbè, comunque abbiamo detto i prezzi e tutto. Ci vediamo alle prove di tiro. Facciamo una zoomata veloce, poi farà la carrellata come al solito dei dettagli. Questo la prova di tiro c'è già. Ah sì? Sì, che l'abbiamo provato con Cook, c'era 5,45 contro 7,62 col mio vecchio bulgaro pieghevole. Per fortuna me le sono perso. Quello là c'è il video ignorante, uno dei primi che abbiamo fatto, che sparavamo agli zombie di carta. Di carta? Sì. E bisogna solo provare il fresato alla fine. O fare magari un video più avanti dove li proviamo tutti e quattro e vediamo. Ma sì. Magari portandoli alla pari. Diciamo che sono un investimento. Sì, è vero. Il bello è che la K lo paghi tanto, ma quando lo rivendi più o meno ci vai pari. Sì, alla fine. A meno che non lo distruggi. Compratelo usato, che tanto non è vale. Sì, tanto gli AK, se non sono sporchi, brutti e rotti, non funzionano. Quindi... E ricordatevi, non siamo più nel 1947. Alla prossima, ciao!